Ok, partiamo subito col nostro uncinetto 2,5 facendo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Dopodiché chiudiamo nella primissima catenella fatta con una maglia bassissima e creiamo una specie di anellino. 2 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, entro dentro questo anellino, mi porto dietro il filo, la codina diciamo di avviamento in modo da fermarla mentre lavoro e faccio un'altra maglia alta e siamo a 2. Dobbiamo arrivare a 8, quindi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Questo sarà l'unico giro in cui chiudo il cerchio, diciamo. Quindi entro nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio una maglia bassissima. In questo modo tiro un po' la codina e ho fatto il mio avviamento. 2 catenelle che mi sostituiscono la prima maglia alta, nella stessa faccio un'altra maglia alta, quindi 2 maglie alte nello stesso punto e 2 maglie alte nello stesso punto per ogni punto che mi trovo successivamente, quindi facciamo un giro di aumenti sostanzialmente. Vedete, vado a fare 2 maglie alte nella stessa maglia per tutto il giro. Arrivati alla fine non chiudo, quindi proseguo con la lavorazione senza chiudere questo varco, diciamo. Faccio 2 catenelle, giro il lavoro, in quella successiva entro e faccio 2 maglie alte nello stesso punto, in quello successivo una maglia singola, in quello successivo ancora 2 maglie alte nello stesso punto. Quindi sostanzialmente la tecnica è la stessa che si usa per fare i cerchi, quindi i dischi, diciamo. Quindi ogni riga aumento il numero di maglie singole tra un aumento e l'altro. Semplicemente qua non andiamo a chiudere il cerchio, quindi lasciamo che il varco, diciamo la V che si crea vicino alla chiusura, aumenti ad ogni giro. Quindi continuo in questo modo, facendo una maglia e un aumento per questo giro. Poi più avanti cambierà leggermente il punto per dare l'effetto rilievo, ma non è niente di complicato. Ancora 2, quindi una e l'ultimissima che è nella seconda catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio il mio aumento. 3 catenelle, scusate, 2 catenelle per alzare il lavoro, giro di nuovo e a questo punto vado a fare, questa è la prima, questa è la seconda maglia alta, faccio un aumento, quindi l'aumento è 2 maglie alte nello stesso punto, 2 maglie alte nei 2 punti successivi, 1, 2 e di nuovo un aumento. Ops, mi è scappato il punto. Un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. E anche qui proseguo. Questo aumento non vuole farsi, ok. Continuo in questo modo fino alla fine della riga e anche lì ovviamente non chiuderò il cerchio. Vi ricordo che se vi piacciono i miei tutorial
potete iscrivervi al canale e attivando la campanellina ricevete tutte le notifiche, quindi non vi perderete neanche un tutorial. E inoltre, se vi sta piacendo questo video, potete lasciare un like o scrivermelo nei commenti, che è una cosa che a voi magari non costa nulla, però per il canale è molto importante, perché aiuta a farlo crescere e soprattutto aiuta me a sentire il vostro sostegno nel continuare a fare video. Ok, ci siamo quasi. Uno, due, aumento, uno, due, e aumento della seconda catenella che ho utilizzato per alzare il lavoro. Ok, ultimo giro di aumento normale, quindi 2 catenelle per alzare il lavoro, 2 maglie alte nelle 2 maglie successive, quindi siamo a 3 maglie alte contando le catenelle, e un aumento. Quindi abbiamo aggiunto una maglia alta tra un aumento e l'altro. Di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e un aumento, e continuo così fino alla fine. Poi al prossimo giro vi farò vedere una piccola particolarità, ecco, che rende il punto un po' più interessante dal punto di vista del rilievo. Dopodiché saranno da realizzare tutti in quel modo e vi spiegherò poi come continuare. Ok, sono arrivata alla fine del giro di 3 maglie alte tra un aumento e l'altro, faccio le mie solite 2 catenelle per alzare il lavoro, giro il lavoro. A questo punto dovrò fare 4 maglie alte e un aumento. In questo caso però da qua in poi lavoreremo solo in costa dietro. Cosa vuol dire? Vediamo se riesco ad avvicinarmi un po'. Carico il filo, entro, vedete che c'è una specie di buchetto tra la maglia, entro qua, invece che da qua entro dentro in mezzo qua e prendo solo quella dietro, quindi quella dietro rispetto a me ovviamente, e faccio la mia maglia alta e siamo a 2. Carico il filo, entro qua dentro e faccio una maglia alta, siamo a 3 e 4. Ops, mi è scappato. E 4. E adesso faccio un aumento in maglia alta sempre in costa dietro, quindi entro dietro e faccio una maglia alta, entro sempre dentro lo stesso anellino, sempre nella parte dietro, e faccio un'altra maglia alta. Di nuovo 4 maglie alte in costa dietro. Non vi preoccupate se al primo giro in costa dietro vedete le maglie che si allargano così tanto. Allora va bene non avere una mano troppo larga ovviamente, però il primo giro di lavorazione in costa dietro è sempre un po' più lasco, perché comunque vai ad aprire proprio una maglia che non è mai stata aperta, ecco. Pian piano la lavorazione rende bene, nel senso, anche se all'inizio può sembrare che tu stia allargando troppo il punto, in realtà è proprio il lavoro che è così, la lavorazione che è così. Quindi non ti preoccupare che poi l'effetto è quello giusto. Quindi procediamo in questa maniera per tutta la riga e sostanzialmente andiamo a fare questo lavoro fino ad arrivare a 7 maglie di separazione
sembrano 7 gradi di separazione, 7 maglie di separazione tra un aumento e l'altro. Quindi noi adesso ne stiamo facendo 4, alla prossima riga faremo 5 maglie alte, un aumento, 5 maglie alte, un aumento, quella dopo ancora 6 maglie alte, un aumento, 6 maglie alte, un aumento, quella dopo ancora 7 maglie alte, un aumento, 7 maglie alte, un aumento, sempre in costa dietro, quindi come stiamo facendo adesso. Arriviamo fino a quel punto e poi vi farò vedere come fare la parte, diciamo, che si allaccia del bavaglino. Eccoci, siamo arrivati alla riga composta da 7 maglie alte e un aumento. Adesso vi faccio vedere come procedere. Andiamo a fare 35 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Carico il filo, nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia alta. Quindi le 2 catenelle saltate più questa maglia alta mi fanno 2 maglie alte, perché con le catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta. Faccio ancora una maglia alta, dopodiché faccio una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, in quella dopo faccio una maglia alta e in questo modo facciamo il buchino, diciamo l'asola, per poi chiudere il bottoncino. E andiamo a fare 3 maglie alte, quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, di nuovo una catenella, salto una maglia di base, in quella successiva faccio la maglia alta, dopodiché altre 2 maglie alte nei 2 punti successivi, 2, e 3, e abbiamo fatto 2 asole, una catenella, salto una maglia di base, altre 3 maglie alte. Andiamo a fare un totale di 5 asole. In questo modo il bavaglino sarà anche regolabile in base alle necessità e all'età del bambino o della bambina. 1, 2, 3, una catenella l'ho fatta, sì, l'avevo fatta, ok, una catenella, salto una maglia di base e di nuovo 3 maglie alte e siamo a 4, ok, 2, e 3. L'ultima, una catenella, salto una maglia di base, entro e faccio la mia maglia alta. A questo punto facciamo tutte le maglie restanti in maglia alta, quindi facciamo una striscia, diciamo, di maglie alte. Così fino alla fine. Ok, sono arrivata alla fine. A questo punto riprendo il giro del punto che stavo realizzando prima. Quindi faccio la prima maglia alta normale, dopodiché in costa dietro faccio 7 più quella che ho fatta 8 maglie alte. Quindi siamo a 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e vado a fare un aumento.
dopodiché di nuovo 8 maglie alte, un aumento, 8 maglie alte, un aumento, e procediamo così fino alla fine del giro. Questo sarà l'ultimo giro, diciamo, di aumenti che andiamo a fare. Arrivata alla fine devo fare l'ultimo giro di rifinitura, quindi faccio una catenella, giro il lavoro, mi sposto in quella successiva e faccio una maglia bassissima, e a questo punto faccio 1, 2, 3 catenelle, maglia bassissima in quella successiva, di nuovo 1, 2, 3 catenelle, maglia bassissima in quella successiva, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassissima nella maglia successiva. Vedete, si crea questa specie di arricciamento. 2, 3, maglia bassissima. Continuo in questo modo fino a qua. Poi vi farò vedere come proseguire. Ok, sono arrivata con la mia, diciamo, rifinitura arricciata alla chiusura del bavaglino. A questo punto quello che devo fare è semplicemente fare un giro di maglie basse, quindi proseguo la rifinitura in maglia bassa lungo tutto il cinturino. Adesso andiamo a vedere anche le asole, come lavorarle. Sarà semplicemente faremo una maglia bassa dentro all'asolina, in modo da rifinire anche bene il buco dove poi entreranno i bottoni. Quindi sono arrivata qui, entro dentro all'asola proprio in questo modo e faccio la mia maglia bassa, semplicissimo. Proseguo, 3 maglie basse, 1, 2, 3, entro nell'asolina e faccio la mia maglia bassa e proseguo in questo modo fino alla fine. L'ultima maglia che mi trovo farò una maglia bassissima dentro alla catenella che ho usato per alzare il lavoro. Quindi proseguo dentro l'asolina, faccio la maglia bassa, ancora 3 maglie basse, 2, 3, entro, una maglia bassa, 2 maglia bassa. La terza maglia bassa, invece che fare una maglia bassa, faccio una maglia bassissima, entro proprio dentro la catenella e faccio una maglia bassissima, così ho anche questo effetto arrotondato. A questo punto taglio il filo, maglia bassissima, faccio passare il codino di chiusura tra le maglie in modo da fermarlo in questo modo, almeno 2-3 volte, giusto per essere sicuri. Così, e vado a tagliare anche questo codino. Questo qua invece dell'avviamento lo taglio direttamente perché l'ho lavorato, l'ho, diciamo, fermato durante la lavorazione. Una volta terminata la lavorazione cuciamo il nostro bottoncino, che vedete, potete poi regolarlo con l'asola che preferite in base se anche al collo del bimbo o della bimba. E questo è il risultato finale. Grazie per avermi seguita, vi ricordo ancora di iscrivermi al canale e di commentare o di lasciare un like a questo video. Grazie e ciao!